Ciao a tutti, amici appassionati di gossip e di serie TV turche. Benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi ci immergeremo in un argomento che sta facendo parecchio discutere i fan: la presunta avventura italiana di Neslihan Atagul e Burak Özçivit per la Geloso. Avventura a rischio? Cercheremo di capire insieme cosa sta succedendo, analizzando le informazioni disponibili e cercando di separare la realtà dalla finzione. Quindi, preparatevi una tazza di tè turco, mettetevi comodi e restate con noi. E, come sempre, prima di iniziare, un piccolo promemoria. Se vi piacciono i contenuti di questo tipo, non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e, ovviamente, lasciarci un bel mi piace se il video vi piacerà. Allora, partiamo subito con il botto. Neslihan Atagul e Burak Özçivit, due nomi che risuonano come campane per chiunque segua il mondo delle soap opera turche. Lei, l'indimenticabile Nihan Kara-Sevda, lui, il carismatico Kemal sempre della stessa serie e, ovviamente, l'eroico Bali Bey di Il secolo magnifico. Due attori amatissimi, seguiti da milioni di persone in tutto il mondo, e che ora, apparentemente, si ritrovano al centro di una storia che profuma di gelato e di Italia. La Geloso, per chi non lo sapesse, è un'azienda italiana storica, specializzata in macchine per il gelato. E qui entra in gioco la presunta collaborazione con i due attori turchi. Si parla di un progetto ambizioso, di un'avventura italiana che li vedrebbe protagonisti di una campagna pubblicitaria su larga scala. Ma, come spesso accade, dietro la facciata scintillante del glamour e del successo, si celano insidie e, in questo caso, forse, qualche rischio. Le voci sono iniziate a circolare qualche settimana fa, alimentate da post sui social media, avvistamenti non confermati e, ovviamente, dal tam tam dei media turchi. Si dice che Neslihan e Burak siano stati avvistati, separatamente, in diverse località italiane, tra cui Roma, Firenze e Milano. Località che, peraltro, si sposano perfettamente con l'immagine che la Geloso vuole veicolare: eleganza, tradizione, artigianalità, ma anche un tocco di modernità. Ma perché si parla di avventura a rischio? Beh, qui entrano in gioco diversi fattori. Innanzitutto, la conferma ufficiale della collaborazione tra i due attori e la Geloso tarda ad arrivare. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun comunicato stampa, solo indiscrezioni e rumors. E questo, nel mondo dello spettacolo, è sempre un campanello d'allarme. Potrebbe significare che le trattative sono in corso, che ci sono ancora dettagli da definire, oppure, più semplicemente, che l'accordo è saltato. Un altro elemento che alimenta i dubbi è legato alla programmazione dei due attori. Sia Neslihan che Burak sono impegnati in diversi progetti televisivi e cinematografici in Turchia. Riuscire a conciliare i loro impegni professionali con una campagna pubblicitaria in Italia, che presumibilmente richiederebbe un certo dispendio di tempo ed energie, potrebbe essere più complicato del previsto. Pensate solo ai ritmi frenetici delle produzioni turche, dove spesso gli attori lavorano giorno e notte per rispettare le scadenze. Inserire delle trasferte prolungate in Italia richiederebbe una riorganizzazione completa dei loro calendari, coinvolgendo non solo loro stessi, ma anche le case di produzione con cui sono sotto contratto. Un vero e proprio incastro di date e impegni che potrebbe rivelarsi più arduo del previsto. Inoltre, non dimentichiamoci del fattore fan. I fan dei due attori sono notoriamente molto attenti e pronti a sostenere i loro beniamini in ogni loro iniziativa. Ma sono anche molto esigenti e non tollerano passi falsi. Se la campagna pubblicitaria della Geloso non dovesse essere all'altezza delle aspettative, o se dovesse in qualche modo danneggiare l'immagine dei due attori, il rischio di una reazione negativa da parte del pubblico sarebbe molto alto. Immaginate le critiche sui social media, i commenti negativi sotto i post, le petizioni online per chiedere la rimozione della campagna. Un vero e proprio incubo per qualsiasi azienda, soprattutto se si tratta di un marchio storico come la Geloso, che ha costruito la sua reputazione sulla qualità e sull'affidabilità. E poi c'è la questione della lingua. Neslihan e Burak parlano italiano? Probabilmente no, o almeno non fluentemente. Questo potrebbe rappresentare un ostacolo nella realizzazione della campagna pubblicitaria, soprattutto se si tratta di spot televisivi o interviste. Certo, si potrebbe ricorrere a doppiatori o sottotitoli, ma questo potrebbe togliere un po' di autenticità al messaggio. Pensate a uno spot in cui Burak cerca di pronunciare il nome Geloso con un accento turco marcato.
Potrebbe risultare simpatico e divertente per alcuni, ma per altri potrebbe sembrare poco professionale e addirittura irrispettoso nei confronti del marchio e della cultura italiana. Ma, al di là dei rischi e delle incertezze, c'è anche un grande potenziale in questa presunta collaborazione. Neslihan Natagul e Burak Özçivit sono due icone di stile e di bellezza, ammirati per il loro talento e per la loro professionalità. La loro presenza in una campagna pubblicitaria per la Geloso potrebbe dare un impulso significativo all'immagine del marchio, sia in Italia che all'estero. Immaginate la scena: Burak che gusta un cono gelato passeggiando per le vie di Roma, con il Colosseo sullo sfondo, Neslihan che sorride mentre assaggia un gelato artigianale a Firenze, con Ponte Vecchio a fare da cornice. Immagini evocative, che potrebbero far sognare milioni di persone e invogliarle ad acquistare i prodotti Geloso. Pensate all'impatto che avrebbe una campagna pubblicitaria ambientata in Italia, con due star turche a fare da testimonial. Sarebbe un mix di culture e tradizioni, un ponte tra l'Oriente e l'Occidente che potrebbe attirare l'attenzione di un pubblico ancora più ampio. Inoltre, la scelta di Neslihan e Burak potrebbe essere interpretata come un segnale di apertura e di inclusione da parte della Geloso, un'azienda che guarda al futuro e che vuole abbracciare la diversità. Inoltre, non dimentichiamoci del potere dei social media. Neslihan e Burak sono seguiti da milioni di persone su Instagram, Twitter e Facebook. Un post, una foto, un video che li ritrae mentre promuovono i prodotti Geloso potrebbe diventare virale in poche ore, raggiungendo un pubblico vastissimo e generando un enorme buzz mediatico. Immaginate un hashtag dedicato alla campagna, con i fan che condividono le loro foto mentre gustano un gelato Geloso, o che creano dei meme divertenti con Neslihan e Burak. Sarebbe una pubblicità gratuita e spontanea, che potrebbe amplificare ulteriormente il messaggio del marchio. Ma analizziamo più nel dettaglio i potenziali benefici per la Geloso. L'azienda potrebbe sfruttare la popolarità di Neslihan e Burak per raggiungere un nuovo target di consumatori, in particolare i giovani e gli appassionati di serie TV turche. Potrebbe anche rafforzare la sua presenza sui mercati esteri, soprattutto in Medio Oriente e nei Balcani, dove i due attori sono delle vere e proprie star. Inoltre, la collaborazione con due personaggi così amati potrebbe contribuire a svecchiare l'immagine del marchio, rendendolo più moderno e attuale. D'altra parte, anche Neslihan e Burak potrebbero trarre dei vantaggi da questa collaborazione. Oltre all'aspetto economico, che ovviamente non è da trascurare, i due attori potrebbero aumentare la loro visibilità a livello internazionale e farsi conoscere da un pubblico più ampio. Potrebbero anche consolidare la loro immagine di icone di stile e di bellezza, associandosi a un marchio prestigioso e di qualità come la Geloso. Quindi, cosa dobbiamo aspettarci? Difficile dirlo con certezza. Al momento, ci troviamo in una fase di attesa, di speculazione. Dobbiamo aspettare una conferma ufficiale da parte della Geloso, o dei due attori, per capire se questa avventura italiana si concretizzerà davvero. Forse le trattative sono ancora in corso, e le parti stanno cercando di trovare un accordo che soddisfi tutti. Forse ci sono delle divergenze sui dettagli della campagna, o forse ci sono dei problemi legati ai diritti d'immagine. Solo il tempo potrà dirci come andrà a finire. Nel frattempo, possiamo solo continuare a seguire le notizie, a leggere i rumors e a fare le nostre ipotesi. E, perché no, possiamo anche sognare un po', immaginando Neslihan e Burak che si godono un gelato artigianale sotto il sole della Toscana, magari in una villa con vista sulle colline del Chianti. Sarebbe una bella cartolina dall'Italia, non trovate? Un'immagine che evoca la dolce vita, il piacere dei sensi, la bellezza del paesaggio. Ma torniamo alla realtà. Al di là dei sogni e delle fantasie, è importante sottolineare che il mondo dello spettacolo è pieno di sorprese e di colpi di scena. Quello che oggi sembra certo, domani potrebbe non esserlo più. Quindi, non diamo nulla per scontato e teniamoci pronti a tutto. Potrebbe succedere di tutto. La Geloso potrebbe annunciare la collaborazione con Neslihan e Burak, smentire le voci, o addirittura scegliere altri testimonial. Tutto è possibile, nel mondo imprevedibile dello show business. E voi, cosa ne pensate di questa presunta collaborazione tra Neslihan Natagul, Burak Özçivit e la Geloso? Vi piacerebbe vederli protagonisti di una campagna pubblicitaria italiana? Credete che questa avventura sia destinata al successo, o pensate che sia troppo rischiosa? Fatecelo sapere nei commenti. Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. Quale scenario vi sembra più plausibile?
Credete che la Geloso stia facendo la scelta giusta ad affidarsi a due star turche? O pensate che sarebbe meglio puntare su dei testimonial italiani? Ed eccoci arrivati alla conclusione di questo video. Abbiamo esplorato insieme la presunta avventura italiana di Neslihan Atagul e Burak Özçivit per la Geloso, analizzando i rischi e le opportunità che questa collaborazione potrebbe comportare. Abbiamo visto come la mancanza di conferme ufficiali e gli impegni professionali dei due attori possano rappresentare degli ostacoli, ma abbiamo anche sottolineato il grande potenziale di questa partnership, soprattutto in termini di visibilità e di immagine del marchio. Abbiamo discusso delle implicazioni culturali e commerciali, e abbiamo cercato di capire quali potrebbero essere i vantaggi e gli svantaggi per tutte le parti coinvolte. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Se è così, non dimenticate di lasciarci un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Cercheremo di tenervi aggiornati su questa storia, e vi faremo sapere se ci saranno delle novità. E, soprattutto, non dimenticate di lasciare un commento. Diteci cosa ne pensate di questa storia. Qual è la vostra opinione su Neslihan Atagul e Burak Özçivit, e se vi piacerebbe vederli protagonisti di altre produzioni italiane. Siamo sempre felici di leggere i vostri commenti e di interagire con voi. Quali altri attori turchi vi piacerebbe vedere in Italia? Quali marchi italiani vi sembrano più adatti a collaborare con le star turche? Grazie ancora per aver guardato il video. Un abbraccio virtuale e alla prossima. E ricordatevi, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. Ciao! E continuate a seguirci per scoprire tutte le ultime novità dal mondo del gossip e delle serie TV turche. Non mancate!